Oggi parliamo della trasmissione, un elemento fondamentale per il buon funzionamento della nostra bici. Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Ciao a tutti, oggi siamo qui con Giampi. Ciao a tutti. Oggi parliamo di una cosa fondamentale della bici, la trasmissione. È un elemento costituito da più parti che se funziona bene rende molto più piacevole, molto migliore il nostro andare in bicicletta. La trasmissione si compone di diversi elementi. La guarnitura e la corona, ok, questa. La catena, ok, il movimento centrale, che è praticamente l'insieme delle parti su cui gira il perno, i cuscinetti e ci sono le calotte che vanno avvitate sul telaio, la ruota libera e il mozzo della ruota. Uno dei principali problemi che si può avere sulla trasmissione sicuramente è nel movimento centrale. Il movimento centrale è il cuore della trasmissione perché è il punto in cui noi esercitiamo la maggiore forza. Quindi può succedere che in movimenti centrali come questi, ok, si possano rompere le gabbie della sfera e quindi sono da sostituire le gabbie, e se l'usura ha compromesso anche il funzionamento del perno e delle calotte, anche il resto del movimento centrale. Per verificare se il movimento centrale ha un problema, possiamo sentire sia dei rumori come di sfregamento non usuali, diciamo così, oppure provare a spingere in senso trasversale la pedivella avanti e indietro e vedere se si sposta in questa maniera. Se ha del gioco, probabilmente c'è o da registrare il movimento centrale o da sostituirlo. Volevo chiederti una cosa, ma il discorso è che adesso fanno i movimenti centrali a cartuccia, sono migliori? Sì, esatto, nelle biciclette sportive vengono solitamente, anche nelle recenti city bike, montati dei movimenti a cartuccia dove tutto l'insieme del movimento centrale è costituito da cuscinetti e sigillato, in modo che si abbiano meno problemi e il movimento centrale dura di più, però non è detto che anche quello non possa avere problemi. Un'altra questione è il funzionamento della ruota libera. Questa qui, che ho fatto vedere, ok, non sempre lavora correttamente o a volte smette di funzionare, per cui pedalando non porta avanti la ruota, cioè si girano i pedali letteralmente a vuoto. Ok, in questo caso la ruota libera va sostituita. Un'altra cosa da controllare, da verificare è se la ruota ha gioco o meno, sempre spingendola in maniera trasversale rispetto alla bici, ok? Bisogna vedere se ha del gioco in questo senso. Se ha del gioco, probabilmente c'è il mozzo da registrare, perché i coni che tengono stretti, che si avvitano sui cuscinetti, si sono un po' allentati, per cui prendono gioco e vanno registrati nuovamente. Una cosa sicuramente fondamentale da controllare nella trasmissione è la corretta tensionatura della catena. Vi sarà capitato per esempio di dover sostituire una camera d'aria forata e nel rimontare la ruota dare la giusta tensione. Non basta mettere la ruota sul telaio, bisogna cercare anche di capire come far lavorare correttamente la catena, perché se c'è poca tensione potrebbe cadere o anche sbattere contro il carter se avete un carter chiuso simile a questo. Vedete, in questo caso la catena ha molta poca tensione, addirittura si vede sbucare da sotto il carter. In questo caso potrebbe sia cadere
che sbattere mentre voi andate su dei sassi o nelle buche e sentire un rumore anche fastidioso. Per vedere come lavorare correttamente alla tensionatura vi dà una mano Jumpy, che vi fa vedere appunto che il procedimento corretto non è quello di cercare la tensione corretta tutto in una volta, ma di procedere per gradi, svitando prima un dado e poi l'altro per raggiungere il corretto tensionamento. Ora, 15 in mano, in questo caso ci voleva 15. C'è il discorso che, per dire, se uno fora la camera d'aria lo deve cambiare, o quando deve cambiare il copertone, dopo mette su la ruota. C'è il discorso della tensionatura della catena, ma bisogna anche centrare la ruota sul telaio. Con la mano sinistra metto il pollice qua e le altre dita qua, e spingendo indietro tendo la catena, e sinistra e destra per centrare la ruota al telaio. Così, tac, mi sembra centrata, allora inizio a stringere. Prima di dargli la stretta finale, comunque mi sembra che siamo a posto. E dopo l'operazione è fatta, adesso è tesa la catena e la ruota è centrata. Ma per vedere se la catena è tesa, faccio scorrere la pedivella a rovescia e intanto sento col dito. E il discorso è che non deve essere né troppo tesa né troppo molle, e guardando così e facendo girare anche la ruota vedo se è in asse, e se così è, do la stretta finale così e il gioco è fatto. Tutte queste cose, il gioco sul movimento centrale oppure il gioco nel mozzo, una ruota libera che non funziona correttamente, una catena troppo usurata, compromettono sicuramente la funzionalità della nostra bici e non rendono la nostra pedalata fluida e scorrevole. Ok? Quindi il consiglio che vi posso dare è che se voi, diciamo, facendolo autonomamente, controllate queste cose e verificate che ci sono dei malfunzionamenti, potete rivolgervi a un meccanico che poi vedrà se ci sono delle parti da sostituire o semplicemente è necessario fare delle regolazioni per far funzionare bene la vostra bici. Anche per oggi è tutto, ciao da Jumpy. Ciao Ale e a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Alla prossima. Alla prossima. Bene.